ragazzi, tutto bene? Come state? Io sto tutto bene, sono tutto bene, sono Carmen, sono un assistente di volo, diventato un assistente di terra. Questo non si è mai visto, l'ho detto anche in un altro video, lo so, mi ripeto. Oggi sono appena tornata dal lavoro, ho avuto un imbarco non poco tranquillo, ho avuto tantissimi ritardi per difetti tecnici dell'aereo che doveva venire da Toulouse e poi con lo stesso aereo dei passeggeri per Fiumicino, quindi per l'Italia doveva partire in orario, invece ha avuto un ritardo di 50 minuti, ma questo è andato. Ho avuto una conclusione della giornata troppo bella, ho cominciato a lavorare alle 6 del mattino, quindi un po' bene. E niente, quindi sono in grande forma oggi. E vi volevo parlare di contratti di lavoro. Nell'aviazione ci sono due tipologie di contratti di lavoro, sono a tempo determinato e a tempo indeterminato, come d'altronde dappertutto. I contratti di lavoro cominciano con un periodo diciamo un periodo di scuola, mentre tu non sei pagato, qualche agenzia, qualche compagnia lo fa. Ti paga pure per fare questo corso, qualche compagnia no, adesso questo dipende. E dopo questa scuola di 6 settimane, di 4 settimane, ogni compagnia aerea sceglie quante settimane tu devi fare un percorso formativo. Dopodiché tu sei in un periodo di prova in cui tu sei pagato come una persona che è a tempo determinato o indeterminato. Cosa significa a tempo determinato? Che è al minimo 3 mesi e al massimo 10 mesi, se no diventa un contratto pieno, cioè se tu fai un contratto a tempo determinato 12 mesi non funziona bene. Dunque questi sono contratti. Esiste un'altra tipologia di contratto di lavoro che è un contratto un po' strano, non so se voi l'avete già visto. Letteralmente quando ho lavorato in Polonia per Ryanair, Ryanair ha deciso di aprire tantissime basi in Polonia. Dunque queste basi Ryanair Sun, che poi è diventato Ryanair Bus, allora questi contratti sono stati fatti con delle aziende collaboratrici. Cosa significa? Che noi, invece di essere dei dipendenti, noi assistenti di volo, dopo essere stati formati Ryanair, a noi ci è stato chiesto di aprire letteralmente una partita IVA. Questo significa che tu devi andare dalla Camera di Commercio, o non so come si chiama in Italia, e devi letteralmente aprire la tua compagnia. Devi pagare le tasse per il governo, le altre tasse, devi pagare il tuo commercialista, quindi devi pagare un sacco di cose perché il salario che loro ti manderanno sarà un salario brutto. Significa che loro ti danno un tot di soldi di cui tu ti devi preoccupare dopo a pagare il commercialista, a pagare le tasse per il governo e altro tipo di tasse. Quindi questo l'ho fatto per 2 anni. Ma questa non è stata una cosa molto brutta, perché alla fine Rainer paga bene e ho avuto anche la possibilità di avere i primi 2 anni, quando lavori con questo tipo di contratto, self-employment in inglese, adesso non so come si chiama in italiano. Loro ti pagano bene e quindi hai la possibilità per 2 anni, il governo polacco fa questo, per 2 anni tu hai la possibilità di pagare soltanto una parte delle tasse, questo per incentivare letteralmente chi vuole lavorare, chi vuole aprire un'azienda in Polonia. È un caso speciale che un po' non è speciale così intrinsecamente, nel senso che esiste questa formula, tanti governi lo accettano, anche in Italia, per esempio, quando tu ti vuoi aprire un'azienda
lo Stato non ti prende tutto una volta come tasse, lo Stato ti lascia un po' respirare tranquillamente, stabilirti con la tua azienda, con la tua compagnia, ti lascia lavorare e dopo 2 anni tu cominci a pagare le tasse full, quindi le tasse intere. Per me è stato un periodo bellissimo, nonostante poi in Polonia io non mi sono sentita molto molto bene perché è un paese freddo, un paese comunque non conosco la lingua, non ho mai voluto imparare bene la lingua. Dunque è stato un buon contratto, Ryanair paga veramente bene, però sono io che non sono rimasta lì anche perché poi dovevo trasferirmi qui in Francia, dove sono in questo momento. Eh, Tengo sempre il contatto con l'Italia, il mio paese di cuore, letteralmente. Poi ho tantissimi amici in Italia. Dunque, se volete lavorare per Ryanair, per esempio, potete inciampare in questo tipo di contratto che per me è stato bellissimo. E poi esiste anche un altro tipo di contratto che è quello indeterminato, nel senso che tu, come me, quando io ho avuto il contratto come compagnia costituita soltanto da una persona, me, come cabin crew, quindi come flight attendant e come assistente di volo, questo è il mio gatto. Allora il tempo era a tempo indeterminato, nel senso che loro non pagavano nessuna tassa, eravamo noi a pagare assolutamente tutto quanto. Quindi per l'azienda è un contratto troppo buono, troppo tranquillo. Dunque a tempo indeterminato è tutto quello che eccede i 10 mesi del tempo determinato. Esiste anche una prova di 2 mesi o qualche volta più di 2 mesi in cui comunque sei pagato tranquillamente. Ci sono dei diritti e dei doveri di essere sempre in tempo al lavoro, dei doveri di ascoltare la gerarchia, perché questo è molto importante. La gerarchia è costituita da tu quando entri diventi un assistente di volo, dopo un anno puoi diventare un assistente di volo responsabile di cabina e poi diventare come posso dire, un supervisore, quindi stai facendo anche un po' di lavoro in ufficio e lavoro un po' sul terreno, dopodiché puoi diventare un trainer. Dunque lì cominci già a apprendere agli altri come si fa questo mestiere. D'altronde sull'ultima scala gerarchica è proprio la persona che si occupa di correggere e di come dire, sorvegliare l'andamento delle persone che fanno l'esame. Per esempio io quando ho fatto l'esame, l'initial e conversion, questo parlo per Ryanair perché ho lavorato per Ryanair, e allora quando abbiamo dovuto dare gli esami, qualcuno è venuto dall'Irlanda per sorvegliare tutto quanto, se tutto va bene, quindi è una cosa molto molto seria. Dunque una cosa importante è cercare di rispettare la gerarchia. Un'altra cosa che nel contratto è scritto, devi rispettare gli orari e soprattutto non arrivare al giusto, perché un aereo, se voi pensate bene, se voi già lavorate in questo settore, un aereo non può partire senza cabin crew, senza assistenti di volo. Dunque, sì, succede. Se succede che tu puoi partire con 3 persone invece che 4, ma non meno. Questo è molto importante. Se non è possibile cercare di partire soltanto con metà dell'equipaggio, perché ogni assistente di volo ha sotto la sua responsabilità 50 persone.
quindi per questo siamo 4. Generalmente sono aerei con 189 posti a sedere, può essere anche a 200. Un'altra richiesta del contratto è avere sempre cura di sé. Noi abbiamo avuto dei medici che si occupavano di questo, della nostra salute. Potevamo sempre avere un medico che stava sempre a monitorare la nostra salute. Avevamo un po' tutto. Dico avevamo perché poi ho finito il contratto, non per altro. Dunque il contratto deve essere stipulato per 2 parti, sei tu e poi la compagnia stessa, dunque ci sono sempre diritti e doveri. Devi sottostare a questi doveri perché se no il contratto può essere rotto da parte di una sola parte, per esempio dalla tua parte o dalla parte della compagnia, per diversi motivi disciplinari, anche perché il motivo disciplinare è uno dei più come dire, punteggiati. Può succedere che delle persone che lavorano nello stesso ambiente, pensate che tutto il tempo c'è sempre, l'equipaggio cambia ogni giorno, tu puoi avere oggi 3 italiani e un spagnolo, domani puoi avere 2 polacchi, uno spagnolo e un rumeno, e tutto quanto così. Poi si creano dei gruppi, è normale. In un grande gruppo di 100 persone, quanti eravamo noi per esempio in Polonia, si formano dei gruppi, qualcuno rimane fuori, si creano delle dispute, si cerca sempre di appianare i conflitti, perché la gestione dei conflitti è molto importante sia nell'ambito assistente di volo passeggero, ma anche nell'ambito assistente di volo. Dunque la gestione dei conflitti è molto importante e soprattutto per cause disciplinari, se ti sei proprio comportato male, la compagnia può dirti arrivederci. Però questo lo so che per voi non succede, lo so benissimo. Ho cominciato anch'io così, poi sono diventata cattiva. Non è vero. Rimango sempre una persona pacatissima, tranquilla, sempre a risolvere tutti i conflitti con diplomazia, perché questa è la cosa più importante. E ragazzi, non dimenticarti che se ti piace questo video e se vuoi sempre essere aggiornato sull'aviazione, di cui parlo sempre nel mio canale, iscriviti a questo canale e poi seguimi ogni venerdì. Dunque ragazzi, vi mando un grande abbraccio, un bacione. Se avete delle domande non dimenticarvi di scrivermi nella descrizione perché rispondo sempre a tutti quanti. Dunque, per qualsiasi cosa, non importa quale cosa legata all'aviazione, scrivetemi, ci sono anche su Instagram. Un bacio a tutti e un abbraccio. Ciao!